Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale. Sono felicissimo di avervi qui oggi, pronti per un nuovo video che sono sicuro vi farà sorridere e, perché no, magari anche riflettere un pochino. Se siete nuovi da queste parti, vi consiglio di premere subito il pulsante di iscrizione e di attivare la campanella delle notifiche, così non vi perderete nessun futuro video. Sono sempre entusiasta di avere nuovi amici che si uniscono alla community. Allora, oggi parliamo di qualcosa di particolare. Qualcosa che è diventato un meme, una battuta ricorrente, un argomento di discussione tra fan e non. Parliamo del mito, della leggenda, del Burak Özçivit che canta sotto la doccia. Esatto, avete capito bene. Ma non aspettatevi la solita risposta. Non vi parlerò solo del perché e del come, o delle presunte abitudini canore di questo affascinante attore turco. No. Oggi vi regalerò la risposta che non vi aspettate. Perché la risposta che non ti aspetti? Beh, innanzitutto, questo video non si baserà su pettegolezzi o speculazioni. Non ho informazioni privilegiate, e sinceramente non mi interessa sapere se Burak Özçivit canta o meno sotto la doccia. L'importante è il concetto, il significato simbolico che questa immagine, questa idea, ha assunto nella nostra cultura pop. E oggi, amici miei, approfondiremo questo aspetto, scavando più a fondo nell'iconografia e nella psicologia dietro questo fenomeno. Partiamo dall'inizio. Chi è Burak Özçivit? Per chi non lo sapesse, Burak Özçivit è uno degli attori turchi più famosi e apprezzati a livello internazionale. Ha una bellezza mozzafiato, un fascino magnetico e un talento che lo ha reso protagonista di serie TV di successo planetario. Penso a Magnifico, Il secolo sublime, ma soprattutto a Endless Love, che ha letteralmente conquistato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo. Insomma, un vero e proprio divo. Un uomo che incarna l'ideale di bellezza e successo, capace di affascinare con il suo sguardo e la sua interpretazione. E cosa succede quando un divo, una star, viene immaginata in una situazione così intima? Semplice, la gente si scatena. L'idea di Burak Özçivit sotto la doccia che canta è diventata immediatamente un meme. Un'immagine che evoca simpatia, divertimento e un pizzico di invidia, diciamocelo. Chi non vorrebbe essere nella sua doccia, a sentire quella voce? Magari. Ma perché proprio lui? Perché questa immagine ha attecchito così tanto nell'immaginario collettivo? Credo che ci siano diverse ragioni. Innanzitutto, c'è l'aspetto fisico. Burak Özçivit è oggettivamente un uomo bellissimo. E l'idea di lui nudo sotto la doccia, mentre magari si concede qualche nota canora, è sicuramente allettante. È un'immagine che stimola la fantasia, che crea un'associazione tra la bellezza esteriore e un momento di apparente vulnerabilità. L'acqua che scorre, il vapore che avvolge il corpo, la libertà di abbandonarsi al canto, tutti elementi che contribuiscono a creare un'immagine sensuale e allo stesso tempo accessibile. Poi c'è il suo personaggio. Burak Özçivit, come molti attori turchi, è spesso associato a ruoli romantici, passionali, a volte tormentati. Pensate a Kemal, il suo personaggio in Endless Love, un ragazzo profondamente innamorato, tormentato da mille difficoltà, ma sempre capace di grande generosità e romanticismo. Immaginare un uomo del genere che canta sotto la doccia, dona all'immagine un elemento di leggerezza, di quotidianità, che lo rende ancora più umano e accessibile. È come se, per un attimo, il personaggio diventasse una persona reale, con le sue abitudini e i suoi vizi. E qui arriviamo al punto cruciale, la risposta che non ti aspetti. Non ci concentreremo sul fatto se Burak Özçivit canti o meno sotto la doccia, ma sul significato che questa immagine ha per noi. Perché questo meme, questa battuta, è diventata così popolare? Perché ci piace tanto immaginarlo in questa situazione? La risposta, secondo me, è molto più complessa di quanto si possa immaginare a prima vista. Non si tratta solo di un'attrazione fisica o di un semplice divertimento. L'immagine di Burak Özçivit che canta sotto la doccia rappresenta un vero e proprio bisogno, un desiderio profondo, una necessità umana. Innanzitutto, questa immagine ci offre un'opportunità di proiezione. Proiettiamo su di lui i nostri desideri, le nostre fantasie, le nostre aspettative. Lo vediamo come un essere umano, ma allo stesso tempo come un ideale irraggiungibile. L'idea di lui che canta sotto la doccia ci permette di avvicinarci a quell'ideale, di sentirci in qualche modo connessi a lui. È come se, per un attimo, potessimo condividere un momento della sua vita, un momento di intimità che ci fa sentire meno soli.
In secondo luogo, questa immagine è un modo per esorcizzare le nostre insicurezze . Tutti noi abbiamo delle imperfezioni, delle fragilità, delle paure. L'idea di Burak Oshivit che canta sotto la doccia, magari stonato o emozionato, ci ricorda che anche lui, con tutta la sua bellezza e il suo successo, è un essere umano come noi. E questo ci rassicura, ci fa sentire meno inadeguati. Ci dice che non siamo soli nelle nostre imperfezioni, che tutti, in fondo, abbiamo i nostri momenti di vulnerabilità. Inoltre, l'immagine di Burak Oshivit che canta sotto la doccia è un atto di ribellione . In un mondo in cui siamo costantemente bombardati da immagini patinate e perfette, questa immagine rappresenta un modo per rompere gli schemi, per sfuggire alla pressione sociale. Cantare sotto la doccia è un atto di libertà, di spensieratezza, di puro piacere. È un modo per liberarsi dalle aspettative, per essere se stessi senza paura del giudizio. Ma c'è di più. L'immagine di Burak Oshivit che canta sotto la doccia è anche un simbolo di speranza . Ci ricorda che, anche nei momenti più difficili, possiamo trovare la forza di sorridere, di cantare, di godere della vita. Ci ricorda che la felicità non è un traguardo da raggiungere, ma un percorso da vivere, un momento da assaporare. Quindi, la risposta che non ti aspetti è questa. Burak Oshivit che canta sotto la doccia rappresenta un bisogno profondo di umanizzazione . Ci invita a vedere oltre l'immagine del divo, a scoprire la persona, l'essere umano, con tutte le sue sfaccettature. Rappresenta la voglia di avvicinarci ai nostri idoli, di renderli più umani, di condividere con loro momenti di quotidianità. Rappresenta la necessità di sentirci meno soli, di accettare le nostre imperfezioni, di goderci la vita, anche quando cantiamo stonati sotto la doccia. Ma andiamo oltre l'immagine di Burak. Cosa possiamo trarre da tutto questo? Possiamo trarre un piccolo, ma importante, insegnamento. Ricordiamoci che anche le persone più belle, famose e talentuose, sono esseri umani. Hanno difetti, paure, fragilità, ma hanno anche momenti di gioia, di spensieratezza, di pura felicità. E questo ci rende tutti più simili, più vicini, più umani. Non prendiamoci troppo sul serio. Godiamoci i nostri momenti di libertà, anche quando cantiamo sotto la doccia. Non importa se siamo stonati. L'importante è cantare a squarciagola, liberare le nostre emozioni, sentirci vivi. Ricordate, la vera bellezza risiede nell'autenticità. Essere se stessi, senza paura del giudizio, è il segreto per una vita piena e appagante. E questo, amici miei, è il messaggio che volevo condividere con voi oggi. Un messaggio leggero, divertente, ma anche profondo, che ci invita a riflettere su noi stessi, sulla nostra società, sul rapporto con i nostri idoli. Un messaggio che ci ricorda l'importanza di vivere appieno ogni momento, di abbracciare le nostre imperfezioni e di goderci la vita in tutte le sue sfaccettature. Ma torniamo per un momento al fenomeno Burak Oshivit. Come è nata questa leggenda? Come si è diffusa a macchia d'olio? Beh, è tutto merito del potere dei social media e della cultura dei meme. In un mondo sempre più connesso, le immagini e le battute si diffondono a una velocità incredibile. Un'immagine simpatica, un commento divertente, un'associazione inaspettata, basta poco per creare un meme che diventa virale. Nel caso di Burak Oshivit che canta sotto la doccia, l'immagine ha colpito nel segno perché ha saputo cogliere l'essenza del desiderio umano di vicinanza, di autenticità, di rottura degli schemi. È un'immagine che parla a tutti, che trascende le barriere linguistiche e culturali. È un'immagine che ci fa sorridere, che ci fa sentire meno soli, che ci ricorda che la vita è fatta anche di piccoli piaceri, di momenti di relax e di spensieratezza. Ma c'è un aspetto ancora più profondo da considerare. L'immagine di Burak Oshivit che canta sotto la doccia è anche un simbolo di empowerment . Ci ricorda che tutti noi abbiamo il diritto di essere felici, di esprimere le nostre emozioni, di godere della vita senza paura del giudizio. Ci ricorda che la bellezza non è solo esteriore, ma risiede anche nella nostra capacità di essere autentici, di essere veri, di essere noi stessi. In un mondo in cui siamo costantemente bombardati da immagini che ci impongono standard di bellezza irraggiungibili, l'immagine di Burak Oshivit che canta sotto la doccia ci offre una boccata d'aria fresca. Ci invita a liberarci dalle aspettative, a smettere di confrontarci con gli altri, a concentrarci sulla nostra felicità. Ci ricorda che la vera bellezza risiede nella nostra unicità, nella nostra capacità di amare, di ridere, di piangere, di vivere appieno ogni momento.
E non dimentichiamo l'importanza dell'umorismo. L'immagine di Burak Özçivit che canta sotto la doccia è divertente, è leggera, è spensierata. Ci fa sorridere, ci fa dimenticare per un momento le nostre preoccupazioni, ci regala un momento di puro piacere. L'umorismo è un potente strumento di guarigione, un modo per affrontare le difficoltà della vita con leggerezza e ottimismo. Quindi, la prossima volta che vedrete l'immagine di Burak Özçivit che canta sotto la doccia, ricordatevi che si tratta di molto più di una semplice battuta. È un simbolo di umanità, di autenticità, di libertà. È un invito a vivere la vita con leggerezza, a godersi ogni momento, a non prendersi troppo sul serio. È un invito a cantare a squarciagola sotto la doccia, senza paura del giudizio. È un invito a essere se stessi, a esprimere le proprie emozioni, a vivere la vita con passione e gioia. È un invito a ricordarci che siamo tutti esseri umani, con le nostre imperfezioni, le nostre fragilità, ma anche con la nostra capacità di amare, di ridere, di sognare. E ora voglio condividere con voi alcune riflessioni aggiuntive. Come possiamo applicare questo concetto, questo messaggio, nella nostra vita quotidiana? Come possiamo imparare da Burak Özçivit che canta sotto la doccia? Innanzitutto, accettando le nostre imperfezioni . Siamo tutti umani, con i nostri difetti, le nostre fragilità. Non dobbiamo vergognarci di essere ciò che siamo, di avere i nostri momenti di debolezza. Anzi, dobbiamo abbracciare le nostre imperfezioni, perché sono proprio quelle che ci rendono unici, speciali, autentici. In secondo luogo, godendoci i piccoli piaceri della vita . Non dobbiamo aspettare grandi eventi per essere felici. La felicità si trova nelle piccole cose, nei momenti quotidiani, nelle risate, nell'amore, nell'amicizia. Dobbiamo imparare ad apprezzare ogni momento, a goderci ogni singolo istante, a trovare la gioia nelle piccole cose. In terzo luogo, esprimendo le nostre emozioni . Non dobbiamo reprimere le nostre emozioni, ma dobbiamo imparare a esprimerle in modo sano e costruttivo. Dobbiamo permetterci di piangere, di ridere, di arrabbiarci, di amare. Solo così potremo vivere una vita piena e appagante. In quarto luogo, non prendendoci troppo sul serio . La vita è troppo breve per sprecarla preoccupandoci di quello che pensano gli altri. Dobbiamo imparare a ridere di noi stessi, a non prenderci troppo sul serio, a goderci ogni momento. In quinto luogo, trovando il nostro modo di cantare sotto la doccia . Tutti noi abbiamo un modo per liberare le nostre emozioni, per rilassarci, per goderci la vita. Che si tratti di cantare sotto la doccia, di ballare, di dipingere, di scrivere, di fare sport, di trascorrere del tempo con i nostri cari, dobbiamo trovare la nostra valvola di sfogo, il nostro modo per essere noi stessi, per sentirci vivi. E infine, ricordando che siamo tutti collegati . Siamo tutti esseri umani, con gli stessi bisogni, le stesse paure, le stesse aspirazioni. Dobbiamo imparare a rispettarci, ad amarci, ad aiutarci a vicenda. Solo così potremo costruire un mondo migliore, un mondo più umano, un mondo in cui tutti possano essere felici. Quindi, amici miei, vi invito a riflettere su queste parole. Spero che questo video vi abbia fatto sorridere, riflettere e, soprattutto, che vi abbia dato un nuovo modo di vedere la vita. Non dimenticate di mettere mi piace al video se vi è piaciuto, di condividerlo con i vostri amici e, soprattutto, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Non dimenticate di attivare la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video. Grazie mille per aver guardato. Ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio e cantate sotto la doccia. E non dimenticate, siate voi stessi, siate autentici, siate felici. Perché la vita è troppo breve per non godersela appieno. E chissà, magari anche voi, come Burak, avete una voce che aspetta solo di essere liberata sotto il getto caldo dell'acqua.